Cosa c'entra un piccolo forte costruito nel 1860 alla periferia dell'impero austro-ungarico con la storia dell'Europa, dei suoi simboli e delle sue istituzioni? Lo scopriamo insieme a Luca, che da Forte Cadine ci riporta a prima della Grande Guerra, e con Denis, che ci spiega l'ABC per essere cittadini e cittadine d'Europa. Che simbolo rappresenta al meglio l'impero austriaco? Sicuramente la Reichsadler, l'aquila a due teste con le ali spiegate, simbolo della famiglia regnante degli Asburgo-Lorena. L'aquila, già nel Medioevo, è un simbolo del potere imperiale. La famiglia Asburgo, per secoli imperatori del Sacro Romano Impero Germanico, fa proprio questo simbolo e lo mantiene sia con la fondazione dell'impero austriaco, nel 1804, sia con la riforma nel 1867, quando l'impero diventa austro-ungarico. L'aquila a due teste porta sul petto uno scudo con all'interno i simboli della casata: il leone rampante di colore rosso, antico simbolo degli Asburgo, le tre strisce rosso-bianco-rosso, i colori del Ducato d'Austria, e la banda obliqua con tre aquilotti della famiglia Lorena. La casa degli Asburgo si era infatti unita a Lorena nel 1736 con il matrimonio tra Maria Teresa d'Austria e Francesco Stefano di Lorena. Nello stemma erano presenti i simboli dei vari territori governati dagli Asburgo. Sono raffigurati sulle ali spiegate dell'aquila o sul collare che circonda lo scudo. Completano lo stemma altri simboli del potere imperiale medievale. L'aquila tiene infatti nella zampa destra lo scettro e la spada e nella sinistra il globo con la croce. Di solito questo stemma è associato a uno sfondo giallo-nero, che sono i colori dell'antico Sacro Romano Impero Germanico e i colori di una delle tante bandiere dell'epoca. Va detto che in questo impero multinazionale manca infatti una vera e propria bandiera ufficiale. Ci sono bandiere diverse per usi diversi. I colori rosso, bianco, rosso fanno riferimento solo all'Arciducato d'Austria, uno dei territori più importanti del Sacro Romano Impero e nucleo della monarchia asburgica. Oggi questi colori sono ancora usati nella bandiera della Repubblica Austriaca, che mantiene come simbolo l'aquila, con nuove caratteristiche. 1918. La Prima Guerra Mondiale volge al termine. Caduto l'impero austro-ungarico, le truppe del Regio Esercito entrano a Trento e issano il tricolore con lo stemma dei Savoia sul castello del Buon Consiglio. Anni 20. Nella vita pubblica del Regno d'Italia il tricolore è affiancato dal fascio littorio, simbolo ufficiale del Partito Nazionale Fascista al potere. 1948. Il 1 gennaio entra in vigore la Costituzione italiana. L'articolo 12 recita: la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni. Così, al centro del drappo, sparisce il vessillo di Casa Savoia. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. Luglio 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin sono i primi uomini a mettere piede sulla Luna. Assieme alla squadra di astronauti viaggia anche una piccola scatoletta che contiene una bandiera a stelle e strisce da piantare sul suolo lunare. L'atmosfera però piega subito la bandiera e alla lunga il nylon di cui è composta non regge. Secondo alcuni studi, questa, come le successive 5 bandiere USA, oggi sono completamente sbiancate. Passo avanti adesso. Dicembre 2020. La sonda cinese Chang 5 è in missione spaziale per raccogliere materiale lunare. Poco prima di andarsene, cosa fa? La navicella spara sulla superficie del satellite bianco una bandiera che è fatta di un tessuto speciale.
Provate a cercarvi le foto su internet. La bandiera è rimasta liscia, rigida, perfetta, mai sgualcita. Sia per gli Stati Uniti degli anni 60 che per la Cina del 2020, la bandiera non è solo un pezzo di stoffa colorato, è un oggetto che parla, che ci racconta qualcosa, che in questo caso sembra dirci «Ehi, guardateci, siamo stati qua!» Ma torniamo all'Europa. Una bandiera oggi è un po' la fototessera che troviamo sulla carta di identità di uno Stato. Ci fa capire chi è, lo rende riconoscibile, ma è anche la faccia con cui uno Stato si presenta al proprio popolo, che richiama perciò a una cultura, a una storia nella quale riconoscersi. Come? Beh, proviamo a fare qualche esempio. Ecco, questa è la bandiera europea. È nata nel 1955, ma solo 30 anni dopo è stata riconosciuta da tutte le istituzioni della comunità. E voi, sapete dirmi dove possiamo trovarla oggi questa bandiera? Di solito la vediamo sulle targhe delle automobili, davanti agli uffici pubblici o anche alle spalle del Presidente della Repubblica, per esempio durante il discorso di fine anno, e sempre rigorosamente accanto al tricolore. Gli Stati europei, infatti, la accettano come una sorta di bandiera delle bandiere. Curiosità, vi siete mai chiesti il perché delle 12 stelle? Il numero dei paesi UE non c'entra, non siamo mica negli Stati Uniti. Il 12, infatti, è una cifra magica che ricorre in molte culture europee. 12 sono i mesi dell'anno, le ore del giorno, i segni dello zodiaco e anche gli apostoli. Le 12 stelle disposte a cerchio sono perciò simbolo di perfezione e unità. Quanti significati in un solo pezzo di stoffa, eh? E se vogliamo dirla tutta, la bandiera non è neanche l'unico simbolo di questa Europa. Pensate, la mai adottata Costituzione europea aveva un articolo molto dettagliato che elencava altri 4 simboli. Uno è il motto ufficiale, uniti nella diversità. E questo? Sì, è l'inno alla gioia, musica di Ludwig van Beethoven, parole di Friedrich Schiller. Se la bandiera è la carta d'identità dell'Unione, l'inno europeo è la sua colonna sonora. Le note trasmettono speranza, le parole esaltano i valori comuni delle culture europee. Perciò dai, mano a Spotify e andate a sentirvi il remix di Florian Müller. Yes! Bel sound, Florian! Dai, abbiamo visto assieme la bandiera, il motto, l'inno e a questo punto mancano gli ultimi 2 simboli ufficiali dell'UE. Uno è l'euro, di cui abbiamo già parlato. L'altro invece è una data. L'Europa infatti ha un compleanno. Lo sapevate? Il 9 maggio è la festa dell'Europa, in ricordo della dichiarazione Schuman che nel 1950 ha dato avvio alla cooperazione europea. Fate degli auguri a questa Unione Europea, impostate il promemoria. Noi intanto ci salutiamo e ci rivediamo nel prossimo viaggio Back to Europe. Anche i luoghi possono diventare simbolo di qualcosa. Ad esempio, sicuramente ci sono delle città che vi fanno pensare subito all'Unione Europea, come Strasburgo. Letteralmente significa città delle strade, un nome davvero azzeccato dato che è sempre stata anche un incrocio di culture. Nel quartiere europeo si trovano moltissime istituzioni, come il Consiglio d'Europa e il Parlamento. Questa è la sede ufficiale dove si svolgono la maggior parte delle riunioni plenarie. Ma anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si trova qui e la Fondazione Europea per la Scienza, che tiene insieme ben 70 istituzioni scientifiche di 30 diversi paesi. Sempre qui si è tenuta la prima assemblea del Consiglio d'Europa nell'agosto 1949. Insomma, possiamo dire che a Strasburgo ha preso forma l'Europa come la conosciamo anche oggi.